Ciao carissimi, benvenuti in questo nuovo video. Indovinate dove siamo oggi? Sempre da Garage 52. Oggi parte il progetto Toyota Supra 900 cavalli. Abbiamo la macchina dentro che avete visto entrare, ma soprattutto adesso vi facciamo vedere il nuovo motore arrivato e tutti i pezzi ordinati. Roba proprio alla Fast and Furious, eh? Andiamo. Bene, allora abbiamo tutta la componentistica qui è Gigi, non ha badato a spese, giusto? Perché noi qui non badiamo a spese. Ciao, se ti piacciono i contenuti di Passione Motori, considera l'iscrizione, clicca iscriviti per supportare il canale, tanto è gratis. Poi abbiamo lì dietro la Supra di Mirko, vabbè qua abbiamo la mia fantastica Silvia Rompicazzo, così è stata soprannominata, e la Supra di Gigi. Allora, vogliamo raccontare un po' perché questa macchina è tanto bella e non vogliamo preparare il motore dentro? Allora, questo è un Supra manuale biturbo originale, non sbappato. E quindi già un bel valore. Mai smontata, quindi è un V-match, cioè che il numero di motore corrisponde al numero di telaio. Quindi giustamente ci siamo fatti un attimino due domande e abbiamo detto perché tirarlo fuori se è tanto bello al suo posto. Esatto. Quindi sono macchine che comunque stanno prendendo valore. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato un altro motore. Quindi andiamo a fare vedere l'altro motore. Non è che sia bellissimo, però diventerà bellissimo. Esatto. Anche perché alla fine terremo forse il nome del motore. Poi allora facciamo vedere tutta che roba appunto da buttare. abbiamo segnato qua 2JZ GTE. Tra l'altro, come dicevi, c'è anche, questa è una cosa che non sapevo, che bisogna prendere quello del Supra che ha, dicevi, la coppa arretrata. Sì, in realtà il motore è sempre lo stesso, però in funzione della macchina in cui andavano a montarlo avevano un sottocoppa diverso proprio per l'alloggiamento sul sottotelaio. Nel caso del Supra serve proprio quella, la versione rear sump, cioè quella che ha il pescaggio dell'olio nella parte posteriore, perché sulla parte frontale c'è il sottotelaio che passa e quindi quindi questo è proprio quello della Supra. Guarda come se lo guarda Gigi, gli piace, eh? Ehi, sono veramente euforico. Vi ricordava qualcosa questa cosa? Comunque non sto cercando neanche questa volta di scammarvi, salute Axel. Oh! Volevo solamente annunciarvi che ci sono i saldi del Black Friday su Autodoc, quindi come sempre sponsor di questo canale per mesi e mesi, visto che compro da loro un sacco di pezzi per sistemare le auto. Vi annuncio che c'è il Black Friday, potete utilizzare sia l'app sia il sito e come al solito inserite la vostra targa, vi trova la vostra macchina, ordinate il vostro pezzo e vi arriva a vostra casa. Come vedete a me sono arrivati i braccetti superiori della Civic che andremo a montare in un prossimo video. Insomma, link in descrizione, cliccate, scaricate l'app oppure andate direttamente sul sito e godetene offerte, saldi e comprate pezzi per le vostre automobili. Tutto questo ovviamente perché noi stiamo vedendo un video di una Supra da 900 cavalli, ma non è che tutti hanno una Supra da 900 cavalli, quindi i pezzi per le auto normali si trovano su Autodoc. Chissà la povera Supra originale dove è andata. Ma sarà andata sbattuta in da qualche parte. Ha rotolato intorno a un palo. Dai, tiriamo fuori un po' di roba e raccontiamo che pezzi ci sono. Scusa Mirko, mi sono accorto di questa cosa. Avevamo paura che non bastasse l'aria al motore. Ok, questo diventa questo. Io direi Mirko, prima di presentare tutti i pezzi che abbiamo messo lì, raccontiamo magari del 2JZ, tu che lo conosci bene. 2JZ GTE. Ai tempi produssero due versioni di 2JZ, aspirato e turbo. Differenza fondamentale tra uno e l'altro qual era? La gente magari pensa che siano due motori completamente diversi uno dall'altro. In realtà differivano, a parte per la testa, io sto parlando del monoblocco motore, per ben poco, perché il blocco è esattamente lo stesso. La differenza tra aspirato e turbo qual era? Che la versione aspirata non aveva i famosi squirter. Ci ricordiamo bene degli squirter. Ecco, senti, scusa, che rumore fanno? Non lo fa più, perfetto. Il blocco era esattamente lo stesso, si erano risparmiati in Toyota di aprire i passaggi dell'olio. Ok. Differiva la testa per i passaggi dell'aria e differiva per il sistema di accensione che sul GTE a bobine singole, invece sul GE aveva il distributore. Ovviamente per le turbine, perché uno era aspirato e l'altro è turbo. Ovviamente per il rapporto di compressione, perché essendo un motore aspirato era maggiore rispetto a un motore turbo. Però per quanto riguarda l'esaggio, corsa, erano identici. Ma pensa a te. Tant'è vero che in alcuni paccioni
Chugi che cosa si fa? Si prende i pezzi originali del GTE e si impiantano nel GE, che è un motore che comunque i suoi 500-600 cavalli con tutti gli accorgimenti li fa. Turbo, giustamente. Ovviamente gli turbo. aspirati li lasciamo. Ma mi dicevi che è un motore che è stato volontariamente sovradimensionato. È un motore con monoblocco in ghisa closed deck, ovvero ha la parte superiore dei cilindri che è a piano unico. Questo magari lo vedremo quando lo andiamo a smontare. Beh, sostanzialmente, se vogliamo dirla alla brutta, è molto resistente. È molto resistente. Molto resistente. Molto resistente. L'unica pecca che ha questo motore, ovviamente quando si passano cifre importanti di cavalleria, quindi si parla di 800 cavalli, è che ha la parte sottostante che lega l'albero motore che non è vincolata in un blocco unico come invece è sull'RB. Sistema di controllo di trazione. Esatto, spiegami un attimo, perché ho letto qua controllo trazione, ma com'è possibile? Come funziona? Che tu quando acceleri tiri un filo e va a muovere una farfalla qua. Ok. Quando la macchina sgomma, che cosa fa? Elettronicamente dice stai sgommando, quindi io cosa faccio? Te ne chiudo un'altra davanti. Ma pensa te. Che cosa fa? Ritarda l'accensione, ti taglia potenza e ti fa smettere di sgommare. Come fa a capire che la macchina sta sgommando? Dai sensori dell'ABS. Se ci vede una ruota che è più veloce dell'altra, taglia potenza. Ma pensa te. Tieni Gigi, il possessore, lui Gigi Supra su Instagram, seguitelo perché tra poco ci saranno 900 cavalli. È un progetto di inizio anni 90. Però avevamo sedili elettrici, specchietti elettrici, richiudibili elettrici. Ma ti rendi conto? Cruise control. Aveva originariamente, questa non ce l'ha perché hanno già sostituito l'intercooler. Aveva un lip che scendeva tramite un tasto all'interno elettronicamente per creare portanza sulla macchina. Cosa tocca? Spoiler, auto off down. Sì, spoiler auto off. Ma porca. Allora, iniziamo dai costi. Questa quanto costa? Tantissimo. Questo tantissimo. Questo tantissimo. Quello lì dietro grosso? Poco. Tantone, ok. Tanto, tantissimo, tantissimissimo. Ai collettori tantissimo. Questo ok. ultra mega tanto. Un collettore di aspirazione prodotto da Plasmaman, che è un'azienda australiana. Billet con farfalla da 100 mm. Che è quella che guardavamo prima? Sì, che noi abbiamo una farfalla. Radiatore raffreddamento maggiorato. Turbo Precision Twin Scroll su cuscinetti. 68 mm. Intercooler 5 pollici. Sì, infatti è un pochettino spesso. Facciamolo vedere che magari non so se si è capito, ma questa è la mia mano. I nostri famosi pistoni CP. Sì. Rapporto di compressione 9:1. L'abbiamo alzato leggermente rispetto all'originale che è 8,5. Non abbiamo voluto strocherare il motore e non abbiamo voluto andarlo a maggiorare di cilindrata. Anche la tua è non strocherato? No, la mia è un 3000. La prima rettifica, che è quella che serve a riallineare le canne dei cilindri per quando si va a ricostruire il motore. Giusto, perché dovevamo dire che questo motore sarà praticamente il gemello di quello con una turbina più piccola. Esatto, solo la turbina. Però la componentistica che vediamo qua, a parte qualcosa qua e là e la lavorazione della testa, è per il 75% la stessa che c'è dentro. Che poi è solo il meglio del meglio, cioè veramente non ha badato a spese. Poi abbiamo dei collettori di scroll. Esatto, che l'altra volta nell'altro video abbiamo spiegato. Vedi che ha 2 uscite? Sì. 2 uscite per ogni wastegate. Pensa a te. Tial 44 mm esterne. Ok, quindi farà il suo bel rumore. Doppie molle valvole. Come mai doppie molle? Per far sì che le valvole non sfarfallino ad alti regimi. Perché comunque questo è un motore che faremo girare 9000 kg. Limitatore a 9000, attenzione, ha delle cam che hanno l'efficienza ottimale intorno agli 8500 giri. Un limitatore andremo a mettere elettronicamente a 9000. Ok. Pulegge regolabili per quanto riguarda gli alberi a cam. Alberi a cam 272. Madonna come gli piacciono. Frizione. Bravo, questo qui che dicevi tantissimissimo. Costa tantissimissimo. Una frizione fornita da RPS e un abidisco con dischi in carbonio. Guide valvole in bronzo Ferrea. Valvole di aspirazione e scarico Ferrea. Come le mie. Come le tue. Valvole di scarico in Inconel per subire tutti i vari parafattero che gli andremo a mettere. PL Carrillo, il meglio del meglio. Perché mi dicevi che sono quelle che costano un rene. Costano un rene. Qui, siccome il motore è un attimino eccitato, potentino, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dei pin
dei pistoni maggiorati. Ma questi cosa sono? Gli spinotti? Sono gli spinotti, Ah. sono belli cicciotti che rispetto agli originali siamo passati da questi a questi. Minchia. Questo per evitare che flettano all'interno e vadano a fare un patatrack. Noi non vogliamo patatrack. No, a noi non ci piacciono i patatrack. Cinghia distribuzione rinforzata. Là abbiamo un bello scarico da 4 pollici in titanio fornito da terminale in titanio, fornito da HKS. Quindi terminale in titanio. Assetto completo HKS, questo è bellissimo. Gigi, poi mi devi portare a fare un giro perché devo proprio sentire com'è sto assetto. Come si ammortizza. Come mi ammortizzi, sì. Da un pipe da 76 mm. Ah, anche quello? Bene, questi sono i pezzi quindi ordinati. Il progetto inizia così, quindi prossimamente si vedrà il motore donatore, vero? Perché l'originale, che è quello che è dentro la macchina, viene conservato. Il donatore, che è quello che vi abbiamo mostrato, viene smontato, disassemblato e pompato. Adesso vi faccio vedere un'altra roba. RB26. Allora, RB26 motore delle Skyline 32, 33 e 34. Eccolo là, guarda. RB26. Tra l'altro ho questo altro progetto che prima o poi andremo a vedere. Porteremo sul canale. La macchina di Gigi e questa GTR qui che poi vi faremo vedere sono le prossime su cui metteremo le mani. Perché poi alla fine ci siamo promessi che giustamente i due ragazzi vogliono vedere chi la spunta di più. Davvero? Sì. Vi siete già sentiti? Minchia, dobbiamo fare un video allora. Turbine identiche. Minchia, ma sai che viene fuori proprio un bel video? Un bel parapappero. Ci si è promessi, ma tra amici, Tra amici, siamo tra amici, tutti amici. tutti Gigi è un amici. amico, Andrea proprietario della macchina, Ok, è un amico. Faremo giù un pestone, vediamo. Questo è 33? 33. 33. Sì. Diciamo l'unico tallone d'Achille ma irrisolvibile dei JZ qual Sì. è? Che la parte Minchia, se pesa, oh. La parte sottostante del manovellismo non è completamente legata tra loro. Qui in realtà sotto avremo i cappellotti singoli. Ok. Che cosa si va a fare sui JZ per rinforzarlo? O si va a mettere una piastra uguale a quella dei Nissan, oppure si va a mettere dei cappellotti di banco in CNC. Diciamo che l'RB26 è forse uno dei miei motori preferiti, se non il mio preferito. Che tu dici è un buon prodotto. È un buon prodotto, ha qualche problemino di lubrificazione. Ecco. Ci sono degli accorgimenti da fargli per risolverli. Esatto, mi spiegavi per esempio questo pirulino Sì, qua, va giusto? ovviamente maggiorata la pompa dell'olio, va inserito un oil restrictor per massimalizzare il flusso al banco sottostante, sacrificando quello sopra le camme. C'è da modificare la coppa dell'olio perché la sua, avendo il passaggio all'interno del semiasse per le quattro ruote motrici, è un po' piccola, porta un po' poco olio, quindi si va a mettere una coppa maggiorata. Ok. Ci sono un po' di migliorie da andare a fare sul circuito di lubrificazione che purtroppo, insomma, Quindi se non si vuole rompere un RB26, cos'è che bisogna fare? metterci un due JZ. No, dai, seriamente. Io sono di parte. Tu sei di parte, non vale così. Comunque però diciamo che fino a potenze umane dei 500 cavalli non è un motore che crea grandi problemi. Ok. E quando poi si va a richiedere il di più che comincia a rognare. Allora, se tu prendi un blocco chiuso, Sì. io su un RB chiuso non andrei a passare i 500. 550. Ok. GZ una volta risolto il problema Quello sotto che mi dicevi. di legargli il banco, è un motore che secondo me ad oggi non è uguale ancora. Ah, davvero? È di una solidità eccezionale, ma il punto forte di quel motore lì è il sistema di lubrificazione, che ha un sistema grosso ad alta portata e lavora a bassa pressione. Invece qua mi dicevi che era il contrario. Qui invece lavora ad alta pressione e a bassa portata. Quindi tra Tra i Nissan e due, Toyota. secondo me, alla fine della fiera, dopo 20 anni, possiamo dire che avevano ragione loro. Aveva ragione Toyota, diciamo. E da Garage 52 è tutto anche oggi. Ci vedremo prossimamente per Civic, Silvia, la Supra. Adesso incominceremo a lavorarci, però ve la Esatto. facciamo vedere. Questo è un bel progettino. Questo è un bel vale la progettino. pena. Ne vale la pena seguirlo, diciamo. Poi c'è il festone finale. Il pestone finale col GTR secondo me vale la pena solo per quello. Io sono estraneo perché sono amici tutti e due. Io gliele faccio andare più che posso tutti e due. Poi quello che esatto. Minchia, è curiosa come roba, Va bene amici, grazie per essere stati qui oggi con noi. Ringraziamo Garage 52. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.